Dal Vangelo secondo Marco. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non segue noi. Ma Gesù gli disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque, infatti, vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Una buona domenica a tutti. Il Vangelo di oggi ci presenta Giovanni, il figlio di Zebedeo, che va da Gesù e dice: abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e noi gliel'abbiamo proibito. Non si può adoperare il tuo nome perché quello appartiene a noi. Chi è questo Giovanni? È Giovanni l'Evangelista, figlio di Zebedeo. Per capire poi la reazione che Gesù avrà e la risposta che darà a Giovanni, vale la pena dire una parolina su questo apostolo, su questo discepolo. E Giovanni ha già ricevuto un nome, direi, poco simpatico da Gesù. Lui e il fratello Giacomo sono stati chiamati Boanerges, che significa figli del tuono. Come mai Gesù ha dato loro questo appellativo? Perché erano degli attaccabrighe, erano delle persone che erano sempre pronte a discutere, a scatenare degli uragani fanatici, degli integralisti, e li troveremo ancora questi due fra qualche domenica, quando vanno da Gesù e pretendono di avere i primi posti nel regno che il loro maestro sta per instaurare nel mondo. Si aspettavano quindi gloria, onori, successo. Anche Luca ci ricorda al capitolo 9, quando Gesù passa per la Samaria, i samaritani rifiutano di accoglierlo, sono ancora loro due che chiedono a Gesù: dobbiamo fare come Elia, invocare il fuoco dal cielo, li bruci tutti. Abbiamo capito, credo, chi è allora questo Giovanni, che personalità è. Bene, è lui che va da Gesù e dice: ma qui succede un qualcosa che a noi non garba, che qualcuno adoperi il tuo nome e non ci segue. Cosa significava invocare il nome di un grande personaggio? I guaritori dell'antichità erano soliti, per dare efficacia ai loro esorcismi, invocare il nome di qualche personaggio famoso o pronunciare i nomi di angeli o di demoni.
e così davano efficacia alle loro pratiche. E il nome più invocato in Israele era quello di Salomone, perché era considerato il protettore di tutti coloro che coltivavano i misteri del sapere e avevano cominciato ad adoperare anche il nome di Gesù, questi guaritori, perché anche Gesù era diventato famoso in quel tempo. Quindi gli esorcisti, per scacciare questi demoni, adoperavano tutti questi nomi e anche quello di Gesù. E questo non lo dovevano fare, dice Giovanni, perché Gesù appartiene a noi. Vedono in questa persona che sta chiaramente facendo del bene. Tra poco diremo ancora una parolina su questi demoni, che cosa sono, anche se tante volte l'ho richiamato, ma vale la pena ripetere certi concetti per non fare delle confusioni. C'è quindi un pericoloso rivale che sta facendo del bene, non ha la nostra autorizzazione a invocare il nome di Gesù e quindi a scacciare dei demoni. È interessante anche il verbo che viene impiegato. Ekoluomen è un imperfetto, quindi non è che glielo abbiamo impedito, ma noi glielo impedivamo, cercavamo in tutti i modi che lui non avesse successo, glielo impedivamo. Ma lui lo faceva lo stesso, faceva una cosa bella e noi glielo impedivamo. Significa che tentavano di impedirglielo ripetutamente, ma senza riuscirci. È interessante il contesto in cui l'Evangelista Marco colloca questo episodio. Perché? Perché se andiamo indietro una pagina, noi troviamo che i discepoli che hanno ricevuto da Gesù il potere, l'unico potere che Gesù ha dato ai discepoli, il termine exousia in greco, è impiegato soltanto per il potere che Gesù dà ai suoi discepoli di scacciare i demoni, di lottare contro le forze del male. Che cosa era successo un momento prima? Che i discepoli non erano riusciti a mettere in pratica questo potere che Gesù aveva loro dato. Perché? Perché c'era stato un papà che aveva presentato suo figlio e loro non erano riusciti a scacciare il demonio che era sordo, muto. In realtà si trattava di un bambino epilettico. Vediamo perché non sono riusciti a scacciarlo. La ragione è che loro stessi erano posseduti da un demonio. E qual era questo demonio? Era il demonio ancora della grandezza, del potere, non più come il demonio che aveva Pietro, quando Gesù dice a Pietro: tu sei Satana, perché ragioni secondo i criteri del maligno, i criteri di questo mondo. Adesso non è solo Pietro, sono tutti insieme che sono animati da questo demonio che è la volontà, la bramosia di dominare sugli altri, di comandare. E questo demonio è pericolosissimo. Perché? Perché si tratta del protagonismo comunitario che porta poi al fanatismo, a ritenersi gli unici capaci di fare del bene. Il fanatismo nasce dall'orgoglio di gruppo, che è una forma velata e pericolosa di ripiegamento su di sé. Anzi, diciamo anche che quello di gruppo è più subdolo e più pericoloso perché assume l'aspetto di zelo, cioè si nasconde questo orgoglio dietro al fatto che si è zelanti per una causa. Questo orgoglio di gruppo è presente anche oggi nelle nostre comunità cristiane ed è esattamente quello che è successo nel gruppo dei discepoli con Giovanni. Cioè, prendiamo i gruppi che abbiamo, i movimenti che abbiamo all'interno della comunità cristiana. E lo dico spesso, a livello di persone singole, sono gente squisita, molto buona, molto coerente anche con la vita che stanno conducendo, ma come gruppo diventano spesso dei fanatici. Sembrano e si ritengono spesso gli unici che hanno aderito a Cristo e che sono capaci di una vita cristiana autentica. Così si finisce nel fanatismo. Esattamente quello che
è accaduto con i discepoli di Gesù. Loro dicono, Giovanni dice a Gesù, non segue noi questa persona e quindi noi gli proibivamo di fare del bene, perché è questo che significa scacciare i demoni. Identificare la sequela di Gesù con il seguire noi espone a un'infinità di rischi. Giacomo e Giovanni rivelano di avere la convinzione di essere gli unici e indiscussi depositari del bene e si sentivano contrariati, indispettiti dal fatto che qualcuno potesse fare qualcosa di bello senza appartenere al loro gruppo. Cos'era questo potere di scacciare i demoni? Ho ripetuto più volte che si tratta di fare del bene, di umanizzare le persone. Le forze del male, noi abbiamo in noi due forze, una che ci porta a essere generosi, a fare del bene, a costruire la pace, l'amore, la riconciliazione, a essere accoglienti, servizievoli nei confronti degli altri. Questa è la pulsione che viene dallo Spirito di Dio, dalla figliolanza divina. C'è una pulsione dentro di noi che ci spinge a comportarci da figli di Dio, a comportarci come il nostro Padre del cielo. Però dentro di noi ci sono anche tante forze che ci portano lontani da questa vita e sono forze che distruggono l'umano che c'è in noi, perché quando diciamo umano, ciò che ci caratterizza come uomini è proprio il divino che c'è in noi, questo DNA che ci rende figli del Padre del cielo. Ci sono delle forze di morte che sono l'orgoglio che porta poi alle lotte, alle violenze e anche alle guerre, le gelosie, la bramosia del potere, dell'avere. Pensiamo per esempio a quella forza che qualcuno sente dentro, che è incontrollabile, incontenibile, la patologia, la ludopatia, la passione incontrollabile per il gioco. Ne abbiamo trovate delle persone che sono mosse da questa forza che li porta in un modo invincibile a comportarsi in quel modo e a rovinare la propria vita e anche la propria famiglia. Qualcuno pensa di scacciare questi demoni portando le persone dagli esorcisti. Non sono gli esorcisti che le risolvono con l'acqua santa. Queste sono le forze che si oppongono allo Spirito di Cristo, allo Spirito che è la nostra vita divina, la nostra figliolanza divina. Allora, come si scacciano questi demoni? Gesù ci ha dato il potere di scacciarli ed è la sua parola che li scaccia, è la preghiera, l'incontro con Dio nei sacramenti, l'incontro con Cristo. Allora, quando riceviamo la forza di questo Spirito, queste forze che ci disumanizzano vengono scacciate. Adesso la domanda: chi è che scaccia questi demoni? Sono soltanto coloro che appartengono alla Chiesa o ogni uomo che si lascia muovere dallo Spirito di Cristo? Perché ogni uomo è figlio di Dio, ha ricevuto, quando nasce, quando viene concepito, questa somiglianza con Dio, il DNA divino gli viene donato. Allora, ogni uomo che si lascia muovere da questo Spirito scaccia i demoni, fa del bene. Adesso, questi discepoli sono condizionati dalla mentalità che vedeva il Messia come un trionfatore e volevano essere gli unici che appartenevano a questo gruppo. Ed è la gelosia che fa vedere pericolosi rivali anche nel bene. Qual è la risposta di Gesù? Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia qualcosa di prodigioso nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Qui viene impiegato il termine greco dynamis, è proprio questa forza che deriva dal potere dello Spirito. Cosa dice Gesù ai discepoli? Gioite sempre quando vedete dei demoni che vengono scacciati. Chiunque sia che fa del bene è dalla nostra parte.
Il pericolo è che noi facciamo fatica a gioire del bene compiuto dagli altri, perché non accettiamo volentieri delle lezioni di onestà, di lealtà, di non violenza, di amore, di ospitalità, di tolleranza. Non li accettiamo volentieri proprio perché riteniamo di essere gli unici possessori del bene. Invece Gesù ci dice che chiunque, animato dallo Spirito Divino che è stato dato ad ogni uomo, chiunque si lascia muovere da questo spirito e fa del bene, è dei nostri. Allora, cosa ci sta a fare la comunità ecclesiale? Non per ritenersi l'unica facitrice del bene, è stata voluta da Gesù, come città posta sul monte, una città che tutti possono vedere, contemplare. Deve essere come un'esposizione, una vetrina, in cui gli uomini possono contemplare le opere meravigliose che sono prodotte dall'adesione al Vangelo. Perché? Perché coloro che accolgono il Vangelo, accolgono la proposta di vita e di uomo che Gesù fa, devono essere persone che producono amore, gioia, dialogo, accoglienza, riconciliazione. Ma non è la Chiesa l'unico luogo in cui si devono vedere e contemplare queste meraviglie. Queste germogliano ovunque le persone si lasciano guidare dallo Spirito, dal DNA divino che ogni uomo ha ricevuto. E Gesù infatti dice: chi non è contro di noi è con noi. Quindi ciò che discrimina è il bene dell'uomo. Chi fa il bene dell'uomo, chi costruisce amore, è certamente dei nostri, perché si lascia muovere dallo Spirito di Cristo. In seguito il brano evangelico pone una serie di detti del Signore. Il primo: chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, vi assicuro, non perderà la sua ricompensa. Cosa significa? Offrire un bicchiere d'acqua per noi è una cosa da niente, perché attingiamo l'acqua al lavandino. Al tempo di Gesù dare un bicchiere d'acqua, dobbiamo collocarci là nel deserto, quando una persona è sfinita e chiede accoglienza. Dare un bicchiere d'acqua significava accoglierlo e proteggerlo. Questa persona che ha bisogno di essere accolta e aiutata. Il testo dice: se qualcuno vi dà un bicchiere d'acqua e vi accoglie come miei discepoli. Dare un bicchiere d'acqua vuol dire accogliere. È bello questo bicchiere d'acqua perché viene dato non da un cristiano, viene dato da un non credente al cristiano. È l'accoglienza del discepolo da parte di qualcuno che non appartiene al gruppo dei discepoli. Quale sarà la ricompensa? La ricompensa è che questo gesto di amore, questo primo gesto, che è un incontro fra due persone che forse hanno concezioni di vita diverse, però c'è l'accoglienza non da parte del cristiano nei confronti di chi non lo è, ma da parte di chi non è cristiano, che accoglie un discepolo. Questo atto di amore, che apparentemente è qualcosa di poco conto, non rimarrà senza ricompensa, cioè non rimarrà senza frutto. Instaurerà un rapporto di fiducia che segna l'inizio di un dialogo. Ogni gesto che favorisce l'incontro e la comunicazione fra le persone è prezioso, da qualunque parte venga. Se viene da un non credente è già un inizio di incontro fra due che sono già figli di Dio, fra due che hanno ricevuto lo spirito dell'unico Padre. Il secondo detto del Signore: chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono, è la minaccia di chi scandalizza i piccoli, che non sono i bambini. Abbiamo già sentito nelle scorse domeniche il paidion, il servetto. Qui non sono i paidioi, sono i microi, i piccoli. E per piccoli qui si intendono le persone deboli nella fede, quelli
che hanno appena cominciato ad ascoltare il Vangelo e cominciano a seguire questa luce di Cristo e possono essere scandalizzate. Da chi? Da coloro che sono già discepoli. Il contesto in cui Marco colloca questa minaccia di Gesù contro coloro che scandalizzano, coloro che sono gli iniziati, quelli che cominciano appena a muovere i primi passi nella sequela di Gesù. Il contesto è quello dell'ambizione dei discepoli. È l'ambizione dei discepoli all'interno della comunità ecclesiale che può allontanare quelli che muovono i primi passi. E questo è uno scandalo che Gesù condanna nella maniera più dura. Cos'è che scandalizza? Sono i conflitti, le divisioni, gli scismi nella Chiesa che sono sempre dettati dall'orgoglio, dalla smania del potere, dalla volontà di prevalere sugli altri, di mettersi in mostra. E anche oggi questo scandalo tiene lontano dalla Chiesa i piccoli. È lo spettacolo poco edificante delle competizioni, anche degli intrighi per occupare i primi posti, avere i privilegi. È lo spettacolo poco edificante della corsa ai titoli onorifici, ai baciamani, agli inchini. E sono queste farse che sono ancora presenti anche nella comunità cristiana che scandalizzano e allontanano i piccoli. Non sono invogliati ad approfondire la conoscenza del Vangelo. Questa possibilità di scandalo, teniamolo presente. Per quale ragione? Io credo che a tutti noi sarà capitato forse di rispondere a chi ci rinfaccia qualche scandalo che avviene all'interno della Chiesa. Sentiamo spesso e con dolore raccontare sui giornali o alla TV di un qualcosa che è poco evangelico, è stato compiuto o commesso da discepoli che appartengono alla Chiesa e che dovrebbero essere proprio in questa vetrina da dove esce soltanto il bene. Noi credo abbiamo risposto a queste obiezioni dicendo che è l'aspetto umano che è presente nella comunità ecclesiale, che è inevitabile che sia così, ed è vero. Però avremo anche notato che le persone non rimangono convinte da questa nostra risposta. Per quale ragione? Perché la gente si aspetta da chi sta nella comunità cristiana, dal discepolo di Cristo, si aspetta una vita diversa. Perché? Perché guardano, come Gesù ha detto, a questa città posta sul monte e da lì ci si aspetta che esca una vita diversa da quella degli altri uomini. Ecco perché Gesù è preoccupato che dalla Chiesa escano delle immagini scandalose, e lo scandalo a cui si sta riferendo qui è proprio la volontà di avere il potere, di non essere dei discepoli, dei servi degli altri. Al posto del servizio generoso, gioioso, al posto dell'umiltà, gli uomini a volte trovano all'interno della Chiesa gente che è divorata proprio dalla vanità. La minaccia di Gesù è meglio che si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare. E si riferisce a quella morte per affogamento che era considerata dai giudei il supplizio più infamante, perché rendeva impossibile la sepoltura del cadavere. E se il cadavere non era sepolto, dicevano i rabbini che nel momento della risurrezione lui non avrebbe potuto entrare nella vita. Altro detto del Signore: se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare nella vita monco che con 2 mani andare a finire nella genna, nel fuoco inestinguibile. Chiariamo subito la faccenda della genna, perché è entrata l'idea che se non si taglia la mano si va a finire nel fuoco dell'inferno per tutta l'eternità. Lì è il fuoco inestinguibile. E questa interpretazione è lontana dal significato che avevano le parole di Gesù in quel tempo.
La Geenna, che cos'era? La vedete nell'immagine che è posta adesso alle mie spalle? Vedete la Geenna che vi viene mostrata. Era la valle che girava attorno alla città di Gerusalemme nella parte occidentale, sud-occidentale della città. Questa Geenna era la discarica della città, era l'immondezzaio dove ogni giorno venivano, giorno e notte, bruciavano i rifiuti della città, quindi un luogo nauseabondo. E qual era il significato che davano i rabbini a questa espressione? Buttare una persona, una vita nella Geenna. Coloro che assumono certi comportamenti buttano nell'immondezzaio la loro vita. Era questo il significato dell'espressione. Adesso la Geenna, la vedete, è un luogo ameno, vi fanno scorrere alcune immagini alle mie spalle, ma al tempo di Gesù, dicevo, era un luogo impuro. Difatti c'erano ovunque anche scavate nella roccia delle tombe che si vedono ancora. Era tutta una valle dove si susseguivano appunto queste sepolture e soprattutto era un luogo maledetto dai profeti. La parte dove si incrocia la Geenna con il Cedron era il Tofet, che è stato maledetto dai profeti, è dove si trova oggi il monastero di Sant'Onofrio ed è il luogo che veniva indicato come il luogo dove poi si è anche impiccato Giuda. Era stato maledetto dai profeti perché lì si compivano sacrifici umani, si immolavano i bambini a Moloch, un idolo pagano. Ecco, tutto questo ci indica e ci spiega come mai la Geenna veniva impiegata come l'immagine dell'immondezzaio. Cosa significava allora l'espressione rabbinica? Diciamo anche un'altra cosa, che lì ancora in fondo alla Geenna, proprio nella zona della piscina di Siloe, venivano praticate tutte le attività impure, nauseabonde, quella dei conciatori di pelle, i formaggiai. Difatti la porta sud della città di Gerusalemme ha sempre avuto dei nomi che spregiativi. La porta del letame, la porta dei magrebini, la porta dei formaggiai. I rabbini, dicevo, impiegavano questa espressione, attenti che certi comportamenti della vita significano distruggere la propria esistenza. Non stanno parlando dell'inferno nell'altra vita, no, della distruzione della vita oggi, qui. L'inferno lo hanno inventato i cristiani, Gesù non ne ha mai parlato dell'inferno. Quando parla della Geenna, Gesù impiega questa immagine forte e molto efficace. Mette in guardia dallo scandalo che viene da dentro l'uomo. Stai attento che puoi, se non prendi certe decisioni, anche impegnative, anche dure, dolorose, tu rischi di buttar via la tua vita. E impiega l'immagine della mano che va tagliata, del piede che va tagliato, dell'occhio che va cavato. Che cosa significa? L'azione indica la mano, indica l'opera disonesta, e allora qui si tratta di tagliare le mani che rubano, le mani che commettono violenza, bloccare queste azioni se non si vuole rovinare la propria vita. Ma la mano è anche il dito puntato, l'atteggiamento arrogante di chi alza la voce e impone la propria volontà. Anche questo va tagliato. Taglia questi comportamenti che ti rendono impuro, scostante del resto, in viso a tutti, come uno proprio che è giù nella Geenna. Nessuno si avvicina a coloro che hanno questi comportamenti, che adoperano questa mano per compiere queste azioni. Poi il piede che scandalizza, il piede indica la direzione, le scelte, gli orientamenti della vita che vanno corretti. Poi l'occhio che va cavato. L'occhio indica le bramosie dell'avere, del piacere, le cupidigie, i sogni di gloria,
E allora vanno cavati questi occhi, quindi lo sguardo altezzoso e di chi rivela poi cupidigia per il denaro. Cava quest'occhio, altrimenti ti rovini la vita. Poi gli occhi invidiosi anche, quelli sospettosi, e che creano situazioni insostenibili anche all'interno della comunità cristiana, quelli che sempre vedono il male dappertutto per poi dopo sparlare. Quest'occhio va cavato, cerca di vedere le cose belle. Sono indicati quindi i tagli necessari, anche se dolorosi, e direi che il riferimento più immediato è proprio al controllo della sessualità. Ma non soltanto, ci sono altri tagli che devono essere fatti se non si vuole rovinare la propria vita e la vita degli altri. Non sta parlando Gesù quindi dell'inferno. Dio al termine della nostra vita ci accoglie tutti nella sua casa, ma è qui che rischiamo di rovinare la nostra vita e di buttarla nella genna. Stiamo attenti anche perché agli occhi della gente di questo mondo, chi fa queste scelte, fa questi tagli, può essere considerato un menomato, uno che si priva delle opportunità, delle gioie, della possibilità di godersi la vita, di concedersi tutto ciò che è gradito agli occhi. È considerato un menomato, ma Gesù ci dice che sono i tagli necessari per essere un uomo autentico. Poi parla del verme che non muore. Che cos'è il verme che non muore? Il verme è il processo di putrefazione al quale va incontro chi si abbandona a queste dissolutezze. È il disfacimento, l'autodistruzione di chi fa scelte opposte a Cristo e al Vangelo. Il fuoco che non si estingue. Il Battista diceva che sarebbe stato bruciato tutto dal fuoco e anche Paolo parla di un fuoco che brucerà quella parte della nostra vita che non è stata secondo il Vangelo. E qui si riferisce alla distruzione ancora della vita che avviene in questo fuoco della Geenna, chi getta la propria esistenza in queste proposte che sono quelle del mondo. Sono parole dure queste che Gesù impiega, ma questa insistenza sulla serietà della nostra vita è opportuna. Non è l'annuncio della dannazione dei reprobi, ma è il richiamo all'importanza di costruire una vita secondo lo Spirito, secondo il nostro DNA di figli di Dio. L'ultima espressione che Gesù adopera: ciascuno sarà salato col fuoco. Lo sappiamo qual è il fuoco. Il fuoco è quello dello Spirito di Cristo, quello della Pentecoste, è l'unico fuoco che Dio conosce. Gesù difatti dice: e sono venuto a portare il fuoco nel mondo, e vuole che incendi il mondo intero questo fuoco. È lo Spirito della figliolanza divina che deve essere alimentato in modo che davvero divampi nel cuore di ogni uomo. E questo è il sale che lui ci ha dato. Il sale del cristianesimo qual è? Ciò che lo caratterizza. E questo fuoco è l'amore, è l'anti-ambizione. Il maligno può essere identificato con la bramosia di dominare sugli altri. Il sale del cristianesimo, ciò che lo caratterizza, è l'opposto, il servizio ai fratelli. Ed è questo sale che dà sapore alla comunità cristiana. E Gesù conclude dicendo: buona cosa è il sale, è ciò che ci rende riconoscibili, il servizio agli altri. E se manca questo, la comunità cristiana ha perso la propria identità. Abbiate sale in voi stessi, dice Gesù concludendo questo brano, e siate in pace gli uni con gli altri. La pace può nascere soltanto da questo sale evangelico che è il servizio ai fratelli. È il sale con cui Dio ha salato il mondo inviando Cristo. E se ognuno rinuncia all'ambizione, alla volontà di primeggiare, si pone al servizio dei fratelli, la pace è assicurata alla comunità. Qualunque altro tentativo di costruire la pace senza lasciar venir fuori
il servizio ai fratelli è un tentativo che non avrà successo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.